Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare Chaka Khan, spero di averlo pronunciato bene. Lui è un cantante indonesiano, non l'ho mai ascoltato prima, me l'avete consigliato voi nei commenti e vi ringrazio. Qui canta Anyone di Demi Lovato. Sono molto curioso, non l'ho mai ascoltato, quindi andrò a fare un'analisi vocale e una reaction abbastanza genuina e spontanea. E prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi video, potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. E ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale, ma se volete vedere il video originale qua sotto senza interruzioni lo trovate in descrizione. Andiamo insieme. Try to talk to my piano, I try to talk to my guitar, talk to my imagination, confide it into alcohol. I tried some more, don't say could still my voice was sore. Tired of empty conversation, 'cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. Talk to shooting stars, but I always get it wrong. I feel stupid when I pray. Why am I praying anyway, if nobody's listening? Anyone, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone. Anyone, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone. Wow. Ok, allora, non avevo la più pallida idea di cosa aspettarmi e non me l'aspettavo assolutamente. Un timbro così caldo, così avvolgente, ma soprattutto emotivo. Questa canzone, io vi dirò la verità, non la conoscevo, l'ho ascoltata prima di ascoltare questa versione per capire appunto almeno la canzone originale dove andasse a parare. È una canzone molto emotiva, va proprio interpretata. Il testo è un testo molto pesante, parla di insoddisfazione, di depressione, ok? Da quello che mi è parso di capire, quindi un senso proprio di inadeguatezza profondo, ok? Lui qua, tra l'altro, nella descrizione del video ha scritto che ha registrato questa cover e questa serie di cover, credo che ce ne siano altre sul suo canale, proprio per affrontare e superare la sua ansia, le sue ansie. Quindi vuol dire che è un brano che sente molto, ok? E si sente, mentre canta è veramente tanto comunicativo, si sente che sta soffrendo mentre sta cantando, ok? E oltre a essere bravissimo perché sta cantando in maniera impeccabile, precisissima, come vedete il video è fatto in maniera anche abbastanza amatoriale, quindi sì, credo che sia fatto addirittura col cellulare, non lo so, perché la qualità è abbastanza bassa. Vedete, ha comunque il pannello fonoassorbente, il microfono col filtro antipop, però credo che stia registrando un po' come sto facendo io adesso, microfono, scheda audio e un computer, e si sente che non ci sono tanti effetti, non c'è praticamente niente, non ci sono correzioni vocali, è lui che sta cantando in maniera così genuina, senza sovrastrutture, senza aggiunte, e questo è molto apprezzabile perché si mette a nudo, ok, con la sua voce. Ed è veramente bravissimo, precisissimo, e soprattutto i colori della voce sono veramente interessanti e l'interpretazione è incredibile. Adesso facciamo così,
andiamo avanti, poi magari riascoltiamo i passaggi un po' più interessanti. Comunque, procediamo. I used to craft the words attention. I think I cried too many times. I just need some more affection. Anything to get me by. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. And nobody's listening. Wow. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. Why the fuck am I praying anyway? If nobody's listening. Anyone, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone. Anyone, please send me anyone. Oh Lord, is there anyone? I need someone. Oh, anyone. I need anyone. Oh, is there anyone? I need someone. 100 million stars. Ma è incredibile, che bravo. È veramente bravissimo. Facciamo così, visto che siamo quasi arrivati alla fine della performance, ascoltiamo il finale. Poi però ha fatto talmente tante cose che io vorrei andarle ad analizzare. Io sono un po' un nerd della voce, lo sapete, chi mi segue già, chi non lo sa, chi non mi seguiva già lo verrà a sapere adesso, e quindi ho voglia proprio di analizzare tutte queste sfumature vocali, queste tecniche che usa, perché ha fatto talmente tante cose incredibili. Comunque andiamo avanti, ascoltiamo il finale. Stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. Ok, pazzesco. Ma si vede proprio che è provato da questa sua esibizione, comunque, veramente. Allora, incredibile, pazzesco, assurdo, bravo, veramente molto bravo. Allora, alcune considerazioni. Prima di tutto, sicuramente ha cambiato la tonalità rispetto all'originale. Vediamo un po' su che note va a parare, per esempio all'inizio. Vediamo. I try to talk to my. Ok. Sì, praticamente l'ha abbassata di una quarta, praticamente, rispetto alla canzone originale. E ha fatto bene, perché lui ha un timbro così caldo, veramente ricco di frequenze basse, un timbro baritonale veramente molto piacevole, e quindi se avesse voluto cantarla all'ottava originale o comunque nella tonalità originale ma più bassa, probabilmente non si sarebbe trovato così a suo agio. Quindi ha scelto la tonalità in maniera molto precisa, molto scrupolosa, insomma è stato bravo a sceglierla. E ha appunto questo suono veramente caldo, bellissimo. Ascoltiamo l'inizio, proprio queste frequenze basse. Piano, I try to talk to my guitar, talk to my imagination, confide it into alcohol. Ok, allora lui sta cantando con l'anima, veramente con il cuore qua, quindi non si può. Allora, noi adesso analizziamo tecnicamente cosa fa, però lui mentre lo fa non sta pensando cosa fare o come farlo, sta solo pensando, si sta solo facendo trasportare dalla sua interpretazione. Queste sono quelle persone, quei cantanti eccezionali che riescono veramente a cantare con il cuore
ok? E cantano divinamente, con una tecnica perfetta, però la tecnica è il mezzo, ok? Non è lo scopo. Lo scopo è interpretare, emozionarsi ed emozionarti. Però ha una tecnica veramente impeccabile e quindi noi adesso andiamo a analizzare quello che fa e cosa sta facendo. Sta cantando con questi soffiati continui che vanno e vengono, ok? Perché non ci sono sempre, non è un soffiato costante. A volte va a colorare la sua voce con l'aria, ok? Nei finali delle frasi, in questo caso, e talvolta va a distorcere la voce, quindi c'è una sporcatura, una distorsione, che però è sempre una distorsione ariosa, ok? Ed lui è molto bravo a fare questa cosa senza perdere l'intonazione, senza perdere la stabilità del suo suono e riesce in questo modo a graffiare la voce in maniera comunicativa al 100%. Incredibile, già in queste prime frasi l'ha fatto in alcuni punti. Riascoltiamo. I try to talk to my piano, I try to talk to my guitar. Sentite, my guitar. Sta facendo questo soffiato per sfumare un po' il finale della frase e renderlo ancora più struggente, ok? E dopo c'è una leggera distorsione. Talk to my Di imagination, nuovo. confide it into alcohol. Sentite quanto detto alcohol ha graffiato, ha distorto la voce. Sempre, anche qua, probabilmente non ci ha pensato, gli è venuta così, ok? Ed è bellissimo da sentire, veramente bravo. Andiamo avanti. I tried some more tone. Sick but still my voice was sore. Tired of empty conversation, 'cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Sentite che anche qua, nelle frasi prima, di nuovo l'aria alla fine della nota, alla fine della frase. Qua invece di nuovo distorsione, ariosa, anche in questo caso, ma molto più d'impatto, diciamo, con un suono meno leggero e già un po' più sostenuto, ok? È bellissimo. Nobody's listening to me. Nobody's listening. E qua l'ha fatto di nuovo, distorsione su aria, ma stavolta in M2, quindi ha cambiato registro, ok? L'ha fatto in falsetto, ma in maniera molto musicale, molto controllata, veramente super. Talk to shooting stars, but I always get it wrong. I feel stupid when I pray. Di nuovo. Why am I praying anyway? If nobody's listening. Di nuovo, falsetto arioso e ogni tanto distorce di nuovo la voce e sentite le dinamiche che ha, è veramente molto bravo a gestire queste dinamiche e a rendere quindi il pezzo musicale coinvolgente, perché è vero che è un brano molto struggente che deve essere cantato all'inizio perlomeno molto piano, però anche mentre sta cantando piano è sempre in movimento, cerca sempre in qualche modo di creare appunto questi movimenti che rendono il brano anche molto più interessante, molto più efficace a livello comunicativo. Anyone, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone. Anyone, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone. Incredibile. Guardate come soffre mentre sta cantando, veramente lo vorrei abbracciare. Veramente bravo, bravissimo, però sì, mi dispiace che soffra così tanto perché questo brano è veramente pesante a livello emotivo. Sì, fantastico, però soffre molto e poi riesce comunque a comunicarti questa sofferenza
proprio con la voce, con i colori della voce, con le sfumature. È come se ti raccontasse veramente la sua anima mentre sta cantando, veramente incredibile, bravo, molto bravo. Qui chiaramente a livello tecnico ha fatto sempre questo M2 che però mi suona già meno falsetto, nel senso che comunque è un M2 già un po' più misto, ok? Sì, io direi un mix in M2 arioso, ma pur sempre in mix, perché poi quando vuole ritorna sempre in M1, quindi assolutamente bravo, molto bravo. Andiamo avanti e riascoltiamo anche la parte dopo. I used to craft the words attention. I think I cried too many times. I just need some more affection. Anything to get me by. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Wow. Nobody's listening to me. And nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. What the fuck am I praying anyway? If nobody's listening, anyone, please send me anyone. Fantastico. Allora, qui ha fatto tutta la strofa che all'inizio ha ricominciato appunto a cantare come nella prima strofa, magari con un tono un po' più deciso, però siamo sempre lì, come suono, anche come colore della voce. Poi però quando inizia a crescere l'intensità e va su queste note comunque già un po' più alte, invece di farle in falsetto o comunque in M2, le va a fare in M1 e distorce la voce di nuovo. Prima con una distorsione sempre ariosa, ok? Poi quest'aria la va a togliere progressivamente man mano che il brano incalza e quindi il ritornello lo fa con una distorsione stabile con poca aria, un pochettino c'è sempre quest'aria di fondo, ma molto meno, il suono è molto più compresso e quindi risulta anche all'orecchio che lo ascolta molto più pieno. Ma sentite quanto è stabile mentre fa questa cosa, è veramente difficile attivare, soprattutto le distorsioni ariose sono molto difficili perché se mal gestite diventano anche molto faticose, usuranti. Lui invece non si sta sforzando per niente, anzi è veramente rilassato mentre lo fa e allo stesso tempo comunicativo, è una cosa pazzesca, veramente bravo. E quindi sta cantando di nuovo il ritornello nella stessa ottava che stava facendo in falsetto prima, ma appunto con questo suono pieno. E vediamo che note sono. Quindi tocca un fa diesis 4, ok? Sono note di passaggio, ok? Note già per un baritono comunque medio alte. Dopo ho sentito che aveva fatto delle note anche più alte e adesso andiamo a sentire quali sono. Lord, is there anyone? Wow. I need someone. Anyone. Poi sentite com'è agile. Se non fosse così agile, se fosse sforzato, non riuscirebbe ad aggiungere quei melismi a fine frase così precisi e così appunto agili. Ok, quindi è veramente molto elastico, molto agile. Bravo. Please send me anyone, oh Lord, is there anyone? I need someone, oh anyone, I need anyone, oh is there anyone? Questa è la nota più alta che ha fatto. Wow, credevo fosse più giù, è un Do diesis 5 e l'ha fatto con una semplicità disarmante, perché lui comunque si sente che ha le corde spesse da baritono veramente, eppure ha fatto questa nota che è alta, veramente molto alta. Riascoltiamola. Oh anyone, I need anyone, oh is there anyone? Sentite
quanta risonanza che ha, veramente bravissimo. Lui qui è super stabile, è sempre in voce mista e si sta muovendo dinamicamente tra un M1 in voce mista e un M2 in voce mista, perché quella nota alta, il Do diesis 5, non possiamo pensare che sia in M1, non lo è per niente, anche se il suono è collegato, è pieno, sempre distorto, stabile, eppure lì è in M2, assolutamente, quindi è bravissimo nel gestire questi cambi senza farli sentire. Incredibile, veramente. I need someone. Sì. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. Poi, quanto deve essere doloroso per un cantante dire mi sento stupido mentre canto, nessuno mi ascolta. È una frase incredibile. Demi Lovato ha scritto veramente una canzone molto vera, ma anche molto diretta, molto, non lo so, è veramente wow, assolutamente wow, ok? E lui la sta interpretando in una maniera pazzesca. Io ora mi fermo qua, volevo fare l'ultima, annotare l'ultima cosa, il fatto che lui, questi graffi che va a creare, li va a fare volutamente, per quanto sia molto spontaneo, molto così intuitivo nel modo di cantare, ok? Molto, sì, molto spontaneo, però sentite che il suo timbro è pulito, non ha un timbro distorto quando parla, vabbè, quando non abbiamo sentito parlare, però quando canta normalmente, quando canta le note basse, ma anche le note alte, non va a distorcere sempre, distorce quando vuole lui. Questa è tecnica, ok? E di nuovo, come dicevo prima, tecnica al servizio di un'interpretazione magistrale. Veramente bravissimo, grazie mille per avermelo consigliato. Ascolterò sicuramente altre sue canzoni, altre cover o brani suoi. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Chaka Khan. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!